Buonasera, buonasera di nuovo. Adesso mi ambiento un attimo, e nel senso che veramente sono arrivato lì con una birra in mano, mi vedo prendere il microfono e qui adesso cerco di capire dove sono. Grazie a Interlogica per aver organizzato il primo meetup Agile nella zona di Venezia. Vedo delle facce nuove, che mi fa molto piacere, vedo facce che conosco già e questo mi fa anche piacere. Quindi io ho circa una mezz'oretta di tempo per fare un po' una specie di cappello, una specie di introduzione ad alcuni aspetti dell'Agile che poi serviranno sia a Paolo, che parlerà poi di Agile for Hardware, più voce, sia a Paolo che avrà un po' bisogno di... sia a... dove sei? Ludovico, che invece poi parlerà di Agile Marketing. Informazioni di servizio, veloce. Io faccio questo mestiere qua, nel senso, giusto per darvi un'idea di contesto del come io racconto le cose, perché le racconto in un certo modo. Dopo aver passato una quindicina, ventina d'anni a battere tasti e a fare codice, e aver passato 4 anni negli Stati Uniti a insegnare alla gente a scrivere codice bene, circa una dozzina d'anni fa sono passato dal silicio al carbonio, nel senso che ho smesso di lavorare con la tecnologia e ho cominciato a lavorare con le persone. Okay. Quindi con entità biologiche a base carbonio, tipo questa di Siena che abbiamo qui a fianco. Ed è una dozzina d'anni, perché già negli Stati Uniti avevo rifiutato questa cosa dell'Agile, e poi tornato in Italia, insomma aveva senso che io approfondissi questo aspetto. Quindi sono uno in Italia, diciamo, dei... come definiresti? Uno della vecchia guardia dell'Agile, quelli che ci hanno creduto da sempre. Okay. E ovviamente nel corso degli anni ho cambiato un po' spostato un po' la mia attenzione. Oggi mi definirei un coach agile full stack, dove per full stack significa che a volte lavoro direttamente nelle aziende con gli executive, specialmente quando si tratta di lavorare sulla cultura, sull'organizzazione dell'azienda, eccetera. A volte lavoro con i manager, quando si tratta di organizzare magari il lavoro di un reparto. A volte lavoro con i team di sviluppo, a seconda delle circostanze. Io ho lavorato con, in realtà, molto grandi. La più grande finora con cui mi è capitato di lavorare direttamente sono state le Nazioni Unite e la FAO, quindi settore anche pubblico, o a volte lavoro con il settore privato e aziende più piccole. Quindi questo per dire che la mia percezione dell'Agile è una percezione abbastanza a 360 gradi, questo è il senso del discorso, che quando io penso all'Agile lo penso non più legato alla tecnologia, nonostante l'Agile sia nato lì, ma lo penso in una chiave diversa, ed è quello di cui vorrei parlare adesso. Mi stavo anche chiedendo se non c'è modo di abbassare la musica. Sì, grazie. Okay. Allora, parliamo un attimo di Agile. Okay? Agile e agilità, e cosa vuol dire fare agilità a livello di business. Allora, qualche tempo fa mi è capitato di vedere questa roba qui. Questa. E lui ride. Giustamente. Questo, come vedete in alto, è, secondo Deloitte, che è una grande società di consulenza, è quello che loro chiamano il panorama dell'Agile. Ora, quello che ci tengo a dire fin da subito è che tutto quello che c'è lì è tutto vero. Okay? Tutto quello che c'è lì è tutto vero. E tanto è vero che riconoscerete alcuni termini che quelli di voi che già fanno Agile in un modo o nell'altro riconosceranno. Per esempio, qui c'è scritto Scrum, per esempio. Qui c'è scritto task board, per esempio, qui c'è scritto daily meeting, e dopodiché ci sono tutta una serie di altre cose che hanno cercato di incastrare in una maniera o nell'altra. Però, siccome non voglio stare solo io a parlare tutta la sera, la domanda che io vorrei fare al primo meetup Agile di Venezia è: quando voi vedete una roba del genere, a pelle, che sensazione vi dà? A pelle. Orticaria, molto epidermico, dermatologico quasi. Altre, che sensazione vi dà? Io volevo sapere dove è Piccadilly Circus. Piccadilly Circus, come tu ben sai, trovo sulla Circle Line, e quindi altre sensazioni che vi dà? Vi mette a vostro agio una roba del genere? Un lavoro estremamente ben fatto. Un lavoro molto ben fatto, sono d'accordo, minuzioso, scrupoloso. Dicevi? Complessità. Una roba complessa, complicata, eccetera. E anche molto processuale, no? Sembra una roba molto metodica, molto passi che devi seguire, eccetera. Però insisto, non c'è niente di falso in quello che hanno scritto lì, è tutto quanto totalmente vero. Okay? L'unica cosa è che dal mio punto di vista questa cosa non rappresenta il senso dell'agilità. Okay?
proprio perché è processuale, proprio perché è molto puntigliosa, metodica, molto legata a quello che dovresti fare. Oltretutto anche molto legata al fatto che è talmente complicato farlo che probabilmente devi chiamare Deloitte, okay? I quali per 1000 petecchioni d'oro ti danno una mano a sistemare la roba, per esempio. Però io insisto che se si potesse passare la musica io parlerei meglio. Ora, questo Deloitte, vediamo invece un'altra prospettiva possibile. E 1, 2, 3, quest'uomo qui. Quest'uomo qui. Ora, io ho una profonda stima e ammirazione per il personaggio di The Dude del Grande Lebowski, okay? E per una serie di motivi. Si possono anche riconoscere alcune somiglianze, volendo, anche più profonde per chi mi conosce meglio. Detto questo, The Dude è in agile, okay? Nemmeno il Dude è agile. E questa è un'altra delle percezioni sbagliate che si hanno rispetto all'agile, che, grazie mille, che essere agile significa un po' vivere alla giornata. Ho sentito un sacco di team, un sacco di aziende dire sì, noi siamo agili perché non facciamo più documentazione, perché non pianifichiamo più niente, eccetera, eccetera. Quello vuol dire un po' andare a vivere alla giornata, un po' come fa il Dude, che ha una sua filosofia, che io apprezzo anche, che però non è agile, okay? Per motivi che adesso vi spiegherò meglio. E una delle ragioni è che agile significa anche una certa scienza e disciplina in quello che si fa, cosa che il Dude non pratica. Okay? Pratica altro, tra cui un regime di droghe molto controllato. Cito testualmente dal film. Ora, provo a offrire una prospettiva lievemente diversa. C'è un signore che si chiama Dave Thomas. Dave Thomas è uno dei firmatari del manifesto Agile. Ora, faccio un attimo una piccola parentesi per capirci meglio. Quando noi parliamo dell'Agile, non stiamo parlando di una roba nuova, stiamo parlando di una roba che ha al minimo 30 anni, che nel nostro mestiere 30 anni è un'eternità, è medioevo. Perché 30 anni? Perché i primi esperimenti sull'Agile, le prime volte che la gente ha cominciato a riflettere su cosa vuol dire Agile, eccetera, eccetera, è stato grosso modo negli anni 80, alla fine degli anni 80. Poi per tutti gli anni 90 alcuni praticanti hanno cercato di applicare questi concetti, nel 2001 hanno cercato di sintetizzare diversi punti di vista in quello che poi è diventato il manifesto Agile, che è un documento che trovate su internet, nel 2001, quindi stiamo parlando di una roba che ha 16 anni, minimo. Dopodiché lentamente si è diffusa. Ora, Dave Thomas è uno dei firmatari iniziali del manifesto Agile, è uno di quelli che c'erano quando il manifesto Agile è stato concepito. E 3 anni fa, in un suo post del marzo del 2014, ha dato una sua interpretazione di che cosa vuol dire agile e cosa vuol dire agilità. Allora, cosa vuol dire agilità, per esempio, secondo Thomas? Significa, per esempio, questa roba qui, che essere agile significa, innanzitutto, essere precisi, manifestare agilità significa, 1, capire dove sei, okay? Scoprire dove sei, okay? Scopri dove ti trovi. E non è che lo scopri per caso, lo scopri perché ti preoccupi di avere informazioni, ti preoccupi di reperire dati, ti preoccupi di tastare l'ambiente in cui ti trovi, lo fai scientemente, quindi scopri dove ti trovi. Numero 2, fai un piccolo passo verso l'obiettivo che ti sei prefissato. Uno dei motivi per cui il Dude non è agile è che non ha obiettivi, okay? Quindi fai un piccolo passo verso l'obiettivo che ti sei prefissato. Una volta che hai fatto quel piccolo passo, vedi che cosa hai imparato di nuovo, facendo quel passo, quali sono le informazioni in più che prima non avevi. Se il tuo progetto è iniziato un mese fa, adesso che è passato un mese, che informazioni hai in più che prima non avevi? Cosa hai scoperto che prima non sapevi? Okay? Quindi fai un piccolo passo, vedi che cosa hai imparato e una volta che hai capito cosa hai imparato e sei in grado di prendere decisioni migliori perché hai informazioni migliori, correggi la rotta. E lo puoi fare, lo devi fare, perché hai informazioni migliori che una settimana fa o un mese fa non avevi. Fatto questo, ricomincia. Quindi scopri dove sei, fai un piccolo passo verso il tuo obiettivo, impara, rifletti, aggiusta la rotta e ricomincia. Che questo questa è un'idea di agilità.
E poi, sempre il buon Dave aggiunge: quando ti trovi di fronte a due alternative possibili, quindi potresti prendere o questa strada o quella strada, e grosso modo tutte e due ti danno lo stesso risultato, lo stesso valore. Okay? Dave ti dice: non prendere, come facciamo spessissimo, come fa un sacco di aziende, non prendere la strada più facile, non prendere la strada che costa di meno, non prendere la strada più veloce, non prendere la strada che richiede meno fatica. Prendi la strada che ti permette un domani di cambiare con facilità. Okay? Non prendere quella più facile, più economica, più comoda. Prendi la strada che ti permette un domani di cambiare con facilità. Detto in altri termini, non ti incementare i piedi nel cemento, okay? Non prendere strade che poi ti bloccano e ti impediscono di essere agile in futuro. Se vuoi rimanere agile, devi pensare agile per il futuro. Quindi queste due cose qui dell'agilità, no? Quindi renditi conto di dove sei, fai dei piccoli passi, impara, rivedi le tue decisioni, e quando decidi qualcosa decidi in maniera tale da rimanere agile. Questo ti permette di manifestare agilità, ed è per questo che né Deloitte e né il Drugo sono agile, per motivi diversi, perché nessuno dei due pratica questa cosa qua. E questo è il motivo per cui nessuno dei due manifesta agilità. Ora, quella roba che vedete scritta, ovviamente a dirla è facile, a dirla è facile, praticarla no. Cioè, è una di quelle classiche cose che sono semplici ma non sono facili. Cosa vuol dire semplice ma non facile? Questa roba qua, questa che vedete, è semplice. Devi restare in equilibrio finché non sei arrivato dall'altra parte. Questo è tutto quello che devi fare. Resti in equilibrio finché non sei arrivato dall'altra parte. Semplice, ma non è facile. Perché non è facile? Perché richiede esperienza, perché richiede pratica, perché richiede conoscere l'attrezzatura, richiede la volontà, richiede la preparazione fisica e mentale, richiede il coraggio di farlo. Semplice, ma non facile. L'agile è la stessa cosa, semplice, ma non è facile farlo, perché richiede pratica, coraggio, imparare delle cose nuove, disimparare un sacco di cose vecchie, che è la cosa più difficile in assoluto. È molto più difficile disimparare piuttosto che imparare. Quindi disimparare delle cose e ripensarsi. Vi faccio alcuni esempi del perché poi è semplice ma non è poi così facile. Un esempio è questo. Prendiamo il manifesto Agile. Okay? Quindi il manifesto Agile fondamentalmente è fatto di 4 valori e di una dozzina di principi. Questi sono i 4 valori dell'Agile. Adesso è raro che io tiro fuori il manifesto Agile, perché insisto, è una roba di 16 anni fa, però mi serve per fare un ragionamento con voi. Allora, il primo valore dell'Agile dice che individui e come interagiscono tra di loro vengono prima di processi e strumenti. Il che non vuol dire che processi e strumenti non sono importanti, vuol dire che gli individui e come interagiscono tra di loro viene prima. Per il semplice fatto che puoi avere i processi migliori del mondo, ma se poi hai individui che non collaborano bene tra di loro, il processo ti serve ben poco. Specialmente tenendo conto che noi facciamo un lavoro di tipo intellettuale, cioè noi produciamo bene dell'intelletto. E anche qui apro una parentesi. Il motivo per cui l'Agile si è sviluppato nella culla dell'information technology, è semplicemente perché era il posto più adatto in cui nascesse, non perché l'agilità sia specifica dell'information technology. L'information technology è semplicemente un'industria che è largamente diffusa sul pianeta, che muove un sacco di soldi, dove c'è un sacco di gente che ci lavora dentro, ed è fatta di beni immateriali, perché quello che noi facciamo sono beni immateriali. Qui la colonna è un bene materiale e va costruita tenendo presente di certe leggi della fisica, tra cui quelle di gravità, per esempio. Il software è immateriale e non è soggetto alle leggi della fisica. È un modo diverso di fare business, è un modo diverso di fare prodotti. Okay? E siccome l'agilità ha a che fare con la capacità di adattarsi man mano che si impara, e con i prodotti immateriali questa cosa viene particolarmente bene, nonostante anche con l'hardware poi facciamo cose del genere, ma poi ce lo racconta Paolo, aveva molto senso che l'Agile si sviluppasse lì, ma l'Agile non è specifico dell'information technology, l'agilità in particolar modo non lo è. Quindi il primo valore è quello, individuo e interazioni. Il secondo valore è che il software che funziona è più importante di scrivere documentazione. Intendendo dire, è fondamentale avere la documentazione, ma prima di tutto se non consegni il software che funziona non è che ti pagano le scartoffie, ti pagano la soluzione.
Detto in altri termini, se non fosse software, vuol dire consegnare un prodotto di valore è più importante di documentarlo, per esempio. L'altra cosa, collaborare con i propri clienti è più importante di negoziare un contratto, che comunque è importante, ma cosa vuol dire collaborare con i clienti? Chi sono i clienti? Potrebbero essere anche clienti interni. Per esempio un altro team della tua azienda, il cui lavoro dipende da quello che fa il tuo team, è un cliente interno. E allora la capacità di collaborare con queste persone è più importante di quelli che sono gli accordi formali scritti nell'organigramma o nel mansionario aziendale, e questa cosa è ancora più vera con clienti esterni. Oppure rispondere al cambiamento è più importante che seguire un piano, il che significa che il piano ce l'hai, perché senza piano sei come il dude, sei come il drugo, senza piano vai a tastoni, ma la capacità di rivedere, di ripensare quello che vuoi fare è ancora più importante. Anche perché il cambiamento accade non solo perché, e questa è un'altra cosa che spesso sfugge alle persone quando pensano all'agile, il cambiamento non dipende solo dal fatto che cambi il mondo, il cambiamento dipende dal fatto che cambi tu, sei tu che cambi, sei tu che andando avanti impari cose nuove e di conseguenza hai una comprensione diversa da quella che avevi prima rispetto al problema, e siccome sei cambiato tu, sei tu che devi adattarti al cambiamento, non necessariamente il mondo che ti casca addosso, ma sei tu che cambi. Quindi tutta questa roba qua, volendola portare in un linguaggio del 2017 e non del 2001 Information Technology, è avere organizzazioni sane, dove le persone stanno bene dentro e lavorano e collaborano serenamente dando il meglio di quello che possono dare. Numero 2, concentrarsi su consegnare valore, e anche lì è difficile, no? Perché il valore è una cosa molto sfuggente. Il valore non sono solo i soldi. Per alcuni progetti, che siano IT o sia un progetto di marketing o di altre cose, il valore può essere l'immagine, e non è che lo mappi direttamente sul fatturato l'immagine. Quindi il valore è una cosa molto esoterica, quindi focalizzarsi sul valore è facile da dirsi, difficile da farsi perché non sai che cos'è il valore, molto spesso. Sviluppare delle partnership, oppure avere un approccio empirico, cioè quel famoso approccio che dicevo prima di fai un passettino, impari, ti muovi, eccetera eccetera. Quindi facile, scusate, semplice ma non facile, semplice ma non facile, richiede volontà e richiede, insisto, lo dico di nuovo, la capacità di disimparare. Vorrei provare a darvi questo suggerimento stasera: provate a non imparare cose nuove, provate a disimparare cose vecchie, magari aiuta di più. Provate a disimparare modelli mentali, forme di pensiero, abitudini, strutture organizzative. Provate a disimparare cose vecchie invece di cercare di imparare cose nuove. 1 è molto più difficile, 2 rende molto di più. Ti è piaciuto? Bene. Un altro motivo per cui fare agile è semplice ma non è facile, d'altro canto ci serve molto. Mi rendo conto che questa roba qua fa un po' paura a vederla così. Mi rendo conto. Non ho intenzione di andare in dettaglio su quella roba perché potrei parlarci un giorno e mezzo e comunque non avrei finito di raccontarvela bene. Però avevo promesso a Paolo che l'avrei detta. Perché poi serve a lui per raccontarvi delle altre cose. In italiano a volte utilizziamo in maniera più o meno intercambiabile la parola complicato o complesso. Okay? Nella lingua corrente, così comune, grosso modo sono due parole più o meno equivalenti. Però c'è un signore che si chiama Dave Snowden, che a parte essere stato, non so come, destino, è sempre stato in tutti i momenti topici dell'information technology, lui c'era, non so perché. Okay? È nato Corba, lui era lì. Okay. È nato di SDM, lui c'era, okay. È stato di IBM, lui c'era. Quindi, al di là di questo, da 15 anni si occupa di complessità, di capire cosa vuol dire complessità e di gestirla. Per Dave la parola complicato e complesso hanno significati differenti, perché si riferiscono a diversi tipi di sistemi. Siccome non posso spiegarvi tutto quel framework lì in 1 minuto e mezzo, vi faccio un esempio. La mia automobile è un sistema complicato, usando questa terminologia. Okay? La mia automobile è un sistema complicato, nel senso che la mattina che giro la chiavetta e non parte, okay, ho bisogno di qualcuno che sappia come è fatta l'automobile per sistemarla. Ho bisogno di un esperto che conosce come è fatto quel tipo di sistema e sa dove intervenire perché è un sistema di tipo deterministico.
Per esempio, se la batteria non è attaccata, il motorino d'avviamento non funziona. Ok? Causa-effetto è molto ben definito, è un sistema deterministico. Ma altri sistemi non sono deterministici. La maggior parte dei sistemi biologici, per esempio, comprese le persone con cui interagiamo quotidianamente, non sono deterministici, perché sono sistemi che hanno la caratteristica di cambiare man mano che evolvono o di cambiare proprio perché interagiamo con quel sistema. Vi faccio un esempio di sistema che cambia man mano che ci interagisco. Posso approfittare? Facciamo il solito show, venga qui. Paolo è una persona degna e gentile, tanto poi vi raccontare cose. Facciamo un esempio. Lui è un bravo ragazzo, lo conosco. Adesso gli faccio così. Una volta. Gli faccio così, la seconda volta. Gli faccio così, la terza volta. Avete capito quello che intendo dire, no? La mia automobile, tutte le volte che giro la chiavetta, produce sempre lo stesso risultato. Un sistema complesso, tutte le volte che ci interagisco, in qualche maniera qualcosa cambia e io non ho modo di sapere con certezza cosa succederà dopo. Okay? Perché quel sistema cambia proprio perché è complesso. I sistemi complessi in pratica sono sistemi in cui se tu guardi al passato rispetto alla situazione attuale puoi capire come sei arrivato alla situazione attuale, cioè puoi ricostruire la sequenza causale, si dice, okay? La catena causale la puoi ricostruire. Quindi se a un certo punto io avvertissi un forte dolore allo stinco sinistro, okay? Potrei dire: com'è che ho un dolore allo stinco sinistro? Ah, Paolo mi ha tirato un calcio. Ah, e cosa è successo prima? Che l'ho spinto. E prima cosa era successo? Che mi aveva detto smettila, e prima ancora io l'avevo spinto comunque, no? Cioè posso ricostruire la catena per cui dice: ah, ecco perché ho male questo stinco qui. Ma il fatto di aver ricostruito quella catena causale non mi dà la certezza che se io spingo Paolo la sesta volta avrò di nuovo male allo stinco sinistro. Conoscere il passato, conoscere come ci sono arrivato, non mi permette comunque di anticipare il futuro. E questi sono sistemi complessi. E perché vi parlo di sistemi complessi? Perché quello che facciamo con Agile e con l'agilità in generale fondamentalmente sta in quella zona lì. La maggior parte di quello che facciamo nel nostro business è nell'ambito della complessità per la maggior parte. Il mercato è una roba complessa. Cioè tu pensi che se metti fuori un prodotto nuovo, il mercato, i tuoi concorrenti non reagiscono in una maniera che tu non puoi prevedere? Oppure pensi che se dai una nuova feature agli utenti, gli utenti non ti chiedono cose nuove proprio perché gli hai dato quella feature? Se tu non gliel'avessi dato non te l'avrebbero chiesto? No? Ma non puoi sapere cosa ti chiederanno? Questi sono i sistemi in cui viviamo quotidianamente. Okay? Dopodiché c'è un aspetto dell'agilità che è un aspetto invece deterministico e che è legato alla parte ingegneristica dell'agilità, è legato al fatto che i sistemi su cui poi noi facciamo business, sistemi informativi, sono sistemi deterministici, perché a parte, nel senso, un calcolatore è un sistema deterministico, okay? È un sistema informativo, a parte rari casi di possessione demoniaca, solitamente è deterministico. Okay? A parte i rari casi in cui fai prima chiamare l'esorcista che chiamare un programmatore, a parte quei rari casi lì che esistono, solitamente un sistema informativo è deterministico. Okay? Ed è la parte che vedete qua nel complicato. Perché è complicata? Perché ti serve un esperto per poterla trattare, ti servono bravi tecnici, così come ti servono bravi meccanici per aggiustare l'automobile. Okay? Perché sono sistemi deterministici. Ora, quella cosa che vedete scritta in giallo sono delle strategie per muoversi nei vari sistemi, nei varie tipologie di sistemi. Per esempio in un sistema di tipo complicato, la strategia buona per muoversi è Sense, Analyze, Respond, che significa percepisco che cosa c'è, analizzo, okay, e poi decido come reagire. Quando io porto l'automobile dal meccanico, il meccanico apre il cofano, sense, comincia a percepire l'automobile, magari fa un paio di test, fa qualche analisi, capisce cosa c'è da fare e poi intervenisce, perché è deterministico. Okay? Quindi se l'automobile non va in moto, probabilmente non andrà a controllare la pressione dei pneumatici, e se lo fa ho sbagliato meccanico io, evidentemente. Okay? Perché è deterministico. Ma in un sistema non deterministico, in un sistema complesso, l'unica strategia possibile è quella di fare quello che si chiama probe, sense, respond, come ho fatto io prima con Paolo. Probe vuol dire che sondo il sistema, ping, lo sondo, gli ho una spintina sulla spalla, vedo come reagisce e poi decido cosa fare dopo. Okay? Mi ha picchiato? No. Ping, provo di nuovo.
okay? E vedo cosa succede. Probe, sense, respond, che è esattamente fare agilità. Agilità significa fare un piccolo passo verso il tuo obiettivo, impara, vedi che cosa succede, decidi cosa vuoi fare dopo, fai un altro passo, no? È per questo che l'agilità ti permette di muoverti in contesti di complessità e di indeterminatezza, per questo motivo qua. E non c'entra niente con la tecnologia in questo caso. Tanto è vero che l'agilità si può manifestare su più livelli. Se voi, la maggior parte delle persone qua dentro, così a guardarmi in faccia da quelli che conosco, venite dall'IT, dall'information technology, sicuramente c'è un aspetto dell'agilità che è l'agilità tecnica. Quindi la domanda è: come faccio a scrivere software in maniera tale che qualunque scelta io faccio sia quella che mi lega almeno i piedi se voglio cambiare un domani? Perché questo significa agilità, scrivere software in maniera tale da poterlo cambiare un domani tutte le volte che imparerai qualcosa di nuovo. Okay? E quindi, per esempio, perché è utile avere una suite di test automatici? Perché è utile avere una suite di test automatici? Per il semplice fatto che quello ti dice quando rompi qualcosa, okay? Se il tuo sistema funzionava, la tua code base funzionava mezz'ora fa, tu ci hai lavorato e adesso i test non passano più, vuol dire che ti senti più tranquillo a fare modifiche. Uno dei motivi per i quali i programmatori molto spesso hanno paura a toccare il codice, specialmente codice non scritto da loro, che tra parentesi è la maggior quantità di codice che i programmatori toccano, è codice non scritto da loro, e se hanno paura a toccarlo è perché hanno paura di rompere qualcosa. Ma se tu sei sereno, perché hai una suite di test, puoi permetterti di cambiare andando avanti, facendo aggiustamenti eccetera eccetera, perché la tua agilità è comunque supportata da dei controlli che ti dicono non hai rotto niente, per esempio, no? Questa è un'agilità di tipo tecnico, o come fare architettura, come tante altre cose. C'è un'agilità di processo. Scrum, volendola vedere in un certo modo, Scrum prima di tutto è un framework, non è una metodologia, okay? È un framework. Dentro il framework ci metti quello che vuoi, ma Scrum fondamentalmente non è altro che una serie di feedback loop annidati in un certo modo tra di loro, in maniera tale che ti danno costantemente il polso di quello che sta succedendo a livello di processo. Questo è Scrum, una serie di feedback loop di feedback, per cui hai costantemente il polso quotidianamente di come sta andando la parte di sviluppo, a ogni inizio e fine sprint, altre cose. Ci sono feedback loop, okay, che ti permettono di fare probe, sense, respond, non di fare un piccolo passo, imparare e andare avanti. Questo è un aspetto di processo. C'è un aspetto di business. Se poi sentiremo parlare di agile marketing, quello è un aspetto di business. E poi c'è un aspetto organizzativo. Cosa significa organizzativo? Significa che anche la tua organizzazione deve essere in grado di manifestare agilità. Non puoi avere un'organizzazione statica, ingessata, inchiodata, che è la stessa da 20 anni a questa parte, e pretendere di manifestare agilità. Se la tua organizzazione stessa non è in grado di imparare su se stessa e cambiarsi in base a quello che impara su se stessa. Quindi l'aspetto di agilità è molto più ampio, no, di quello che di solito vediamo col software. Circa un minutino per finire, più o meno ci siamo. Quindi per esempio nelle organizzazioni, cominciate a vedere le organizzazioni come reti di persone che interagiscono tra di loro, indipendentemente da quella che sia la struttura formale, che sia una struttura gerarchica, matriciale, tribale, cellulare, frega niente, indipendentemente da come è strutturata formalmente l'organizzazione. Poi alla fine quello che fa cadere le interazioni tra persone, le famose individui e interazioni, è il fatto che questi interagiscono come una rete neurale. Sono persone che si parlano alla macchinetta del caffè, per esempio, indipendentemente dalla struttura organizzativa. Allora, un aspetto che vi permette di essere più agile è quello di distribuire i processi decisionali, evitare di centralizzarli, perché ogni volta che centralizzate un processo decisionale significa che le decisioni che devono essere prese a un certo livello, devono transitare a un livello diverso, essere presi a quel livello dove c'è meno informazione di contesto, quindi hai meno informazione per prendere buone decisioni, ma le decisioni le prendi lì, e poi devi ricalare l'informazione o la decisione a un livello operativo. Quello diventa un collo di bottiglia e diventa un point of failure, diventa un punto critico, perché se quel punto lì si rompe per qualche motivo o non è abbastanza reattivo, il resto non è in grado di funzionare bene e di conseguenza non è in grado di manifestare agilità.
per esempio. Quindi questo, il fatto di imparare continuamente, monitorare il campo, monitorare eccetera eccetera. La slide successiva, per questioni anche di tempo, ve la salto fondamentalmente, ma l'idea di fondo, diciamo più che saltarla ve la riassumo. Sì, ce la possiamo fare. Eccola lì, ve la riassumo. La gente solitamente pensa di poter diventare agile per il fatto di andare a toccare i processi. Toccare i processi non ti serve a niente se non vai a modificare prima di tutto quelli che sono i presupposti con i quali affronti il contesto di complessità. Lo spiego meglio. In un'azienda il processo è una cosa molto visibile perché molto spesso è codificato. Poi ci sono altre cose che sono anche visibili in un'azienda, che noi tecnicamente chiamiamo artefatti. Gli artefatti sono come sono messe le sale riunioni, qual è la struttura gerarchica, come la gente si parla, come sono messi i tavoli di lavoro, tutte quelle cose che manifestano, sono sintomi, sono chiavi di lettura, sono appunto artefatti della cultura aziendale. Se voi lavorate in un'azienda a cubicoli, per esempio, quello viene da un certo tipo di cultura. Se lavorate in un'azienda dove ci sono gruppi di lavoro molto eterogenei, quello è un altro tipo di cultura. Okay? Quindi gli artefatti sono una manifestazione della cultura e la cultura si basa sui presupposti. È per questo che io vi dicevo prima, provate a disimparare invece che cercare di imparare. No, disimparare significa a volte rivedere i propri presupposti, rivedere le cose in cui, non dico neanche che ho sempre creduto, sono cose a cui sono talmente tanto abituato che non ci faccio neanche più caso. Tipo il fatto che bisogna che la gente deve per forza parlarsi durante le riunioni. E chi l'ha detto? Per esempio, no? Perché devo organizzare una riunione? Per esempio. Ci sono altri modi più efficienti, più snelli. Comunque in soldoni, visto che ho il momento che precede la parola a Paolo, giusto per riassumere, perché poi questi temi verranno sviluppati in maniera diversa. Ti piace? No? Che cos'è l'agilità? Riassumendo, è la capacità di operare, di muoversi, di operare, sapendo che non sai. E spiego meglio questa cosa perché è importante. Non solo sai che non sai, ma non sai nemmeno che cos'è che non sai. Faccio un esempio. Quando io porto l'auto dal meccanico, io non so perché l'auto non funziona. Quando gliela porto, neanche lui sa perché l'auto non funziona, ma lui sa dove andare a cercare. E questa è la differenza tra lui che è un esperto e io che non lo sono. Il sistema è deterministico, lui lo conosce bene, non sa perché non va, ma sa dove cercare, in un sistema complicato. In un sistema complesso, non solo non sai perché non funziona, ma non hai neanche idea di quali potrebbero essere le possibili cause e concause che manifestano quel particolare comportamento che osservi adesso. Perché non è deterministico. Ok? Puoi risalire al passato e ricostruirlo, ma questo non ti permette di anticipare il futuro. Okay? Quindi tu ti muovi in un contesto in cui sai che non sai che cosa succederà. Perché questo è quello che viviamo oggi come oggi nel XXI secolo facendo questo tipo di business. Allora, manifestare agilità significa esattamente questo: operare in un contesto in cui sai che non sai, okay? Ma farlo in maniera disciplinata, non come il drugo, in maniera scientifica, perché come avete capito dalle cose che vi ho raccontato c'è un sacco di scienza dietro a quello che noi chiamiamo agilità e non è una roba da hippie tipo drugo, e possibilmente facendo crescere un sacco di qualità che sono tipiche degli esseri umani: la capacità di pensare insieme, la capacità di confrontarsi, la capacità di risolvere problemi insieme, la capacità di imparare insieme. Questo ti permette di essere un'azienda che manifesta agilità. Io a questo punto però anche mi fermo perché voglio sentire Paolo cosa ha da dire. Intanto grazie per che poi ci parliamo anche meglio. Se vi fa piacere restare in contatto, questi sono i miei riferimenti social, e intanto grazie.